Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Aquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio e abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Aquario. Può essere un periodo, dove diciamo verrebbe bene avere un po' di pazienza. Diciamo che, la carta della temperanza fa anche riferimento alla guarigione intesa anche come guarigione, spirituale, non solo fisica. Bene ragazzi, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire gli oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Allora, tenete presente che questa è una lettura sugli affetti in generale, quindi potrebbe riguardare la famiglia, potrebbe riguardare la relazione di coppia, piuttosto che le amicizie. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per integrare la lettura nella vostra realtà. Bene ragazzi, abbiamo un 4 di bastoni, la temperanza, un 6 di bastoni, un 9 di coppe, la torre, un cavaliere di spade, un re di pentacoli e un 4 di pentacoli. Allora, partiamo da questo 4 di bastoni. Devo dire che la prima settimana di maggio è abbastanza tranquilla. Qui rivediamo la temperanza, quindi è come se ci fosse un momento di stabilità, di tranquillità, di calma perlomeno. Magari qualcuno si dedicherà a se stesso. Sento che comunque anche se siete in coppia o all'interno della famiglia, diciamo il clima è piuttosto sereno. Poi andiamo a vedere questa torre, ragazzi, Adesso partiamo dal 4 di bastoni. Abbiamo un fante di denari e una regina di coppe. Allora, qui ci potrebbe essere una situazione tra genitori e figli e potrebbe anche essere tra partner. Gli amici li sento meno. Comunque, diciamo che con questo 4 di bastoni c'è una sorta di serenità di fondo, mi verrebbe da dire, all'inizio di maggio. Andiamo a vedere la temperanza. Fante di spade e appeso. Qui ragazzi è come se fosse un invito a fare un'autoanalisi o un'analisi della situazione, perché con la carta dell'appeso avete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Di solito è il punto di vista dell'altro, oppure cercare di vedere la situazione da un'altra angolazione. È per quello che probabilmente avete bisogno di ricalibrare. E con il fante di spade vi dico che è come se ci fosse da andare a fondo su certi temi, da fare alcune ricerche, da diciamo controllare bene. Mi parlano di ricette mediche. Siccome la temperanza è una carta che parla anche di guarigione fisica, per qualcuno si tratta a maggio di controllare le ricette mediche. Non lo so, magari dovete fare delle visite di controllo, è un po' di tempo che non fate X visita, cose per lo stile. Mi dicono di controllare le date. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Imperatore e matto.
c'è voglia di trasformare questo 4 di bastoni in un imperatore, quindi di solidificare letteralmente questa stabilità, questa linearità che troverete nella prima settimana di maggio. Se fosse, ragazzi, una relazione a due, qui è un po' come il portar pazienza su un qualche tipo di stabilità, un qualche tipo di sicurezza, di certezza, anche di convivenza che voi vorreste, però non lo so, è come se voleste qualche cosa di più perché sentite che manca in effetti. C'è qualche cosa che vi manca per ottenere questo imperatore. Considerato che c'è un 6 di bastoni, per qualcuno si tratta del riconoscimento da parte dell'altro. Il fatto che l'altro dica sì, c'è qualcosa di solido, c'è qualcosa di concreto, o voglio costruire qualcosa di solido e di concreto. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Otto di coppe, 10 di spade. Qui di nuovo con l'otto di coppe c'è come un invito a fare un'autoanalisi e a chiudere con un certo ciclo di sofferenza, però vi dico che in questo caso il 9 di coppe è vicino a una torre, vi sento un po' pigrotti, un po' pigri, un po' statici, effettivamente avete anche come carta la temperanza due volte, avete l'appeso, è come se foste in una fase dove avete bisogno, sapete, come si dice, la fase di decompressione, come questa sensazione che qui avete bisogno di occuparvi di voi stessi e probabilmente per ottenere questo tipo di stabilità non avete ancora recuperato abbastanza forze. Andiamo a vedere la torre. Asso di pentacoli e di nuovo la torre. Di nuovo guardate le carte che si ripetono e il 4 di pentacoli. Ragazzi, è interessante perché 444, voi volete, avete bisogno, state cercando in questo periodo un certo tipo di stabilità o nella vostra vita in generale per una vostra sicurezza emotiva oppure proprio con un'altra persona. Sta di fatto che non è che non abbiate stabilità, ma volete qualcosa che sia riconosciuto, qualche cosa di più concreto, come una missione anche da parte dell'altro. Però poi in realtà quando è ora di chiedere questa ammissione, è come se qualche cosa vi bloccasse e ad un certo punto sento che cadranno certe regole, cadranno certe certezze e con questo cavaliere di spade che adesso qua andiamo a vedere, sento che inizierete ad andare dritti per la vostra meta perché poi finiamo con un 4 di pentacoli e un re di pentacoli. Quindi ho come la sensazione che in qualche modo andrete dritti per la vostra stabilità senza o non necessariamente includendo questa persona. È come, ok, a me per sentire concreta questa relazione ho bisogno di, non lo so, per esempio, fare colazione insieme la domenica. Quindi, senza chiedere all'altro, organizzo in modo che la domenica mattina si faccia colazione insieme, per esempio. E c'è un po' da rompere delle strutture mentali. Diciamo che nella seconda settimana di maggio ehm, è come se ci fosse da muoversi e vi dico che da questo tipo di staticità avete ben due cavaliere di spade. Quindi qui il movimento, poi l'energia nella seconda settimana di maggio si accelera decisamente e si va verso questo re di pentacoli, che qui è un po' un consiglio a imparare a gestire le cose in un altro modo, ad essere voi più concreti per creare quel tipo di stabilità e di concretezza di cui avete bisogno. Non aspettate, perché comunque la carta della temperanza parla di un'attesa anche, come se qualcuno stesse, è anche l'appeso.
come se in un certo senso steste aspettando i movimenti da parte di un altro, i movimenti dall'esterno, cioè qualcun altro che vi dica sì sì ok, fai bene a far così perché così crei questa stabilità, fai bene, cioè sapete i consigli delle amiche, no? No, ma guarda che se vuoi che faccia così, tu devi fare così, tutte quelle meccaniche, dinamiche, tossiche, che sono da rompere e semplicemente andare dritti. A me fa sentire stabile la relazione, come vi dicevo prima, l'esempio, andare a far colazione la domenica mattina, quindi voi organizzate domenica mattina la colazione. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Uff, 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 diavolo. Diavolo e 4 di coppe al contrario. Ragazzi, ho una sensazione strana. Se è una persona che state conoscendo da poco o che avete conosciuto da poco, ho come l'idea che sapete, no, che niente è per caso. Questa vostra attitudine di stasi potrebbe anche essere che fa sbroccare un pochettino l'altra persona. Perché qui effettivamente abbiamo 2 torri, il diavolo e 2 cavalieri di spade. Se fosse un corteggiatore sarebbe invadente, sarebbe dominante, manipolante. E il punto qual è? Che voi non lo vedete perché avete 4 di coppe al contrario. È come se non vi rendeste conto. Quindi rompete gli schemi che, o diciamo, le regole alle quali vi siete attenuti fino ad adesso, perché ho come la sensazione che con questa persona sia e sarà diverso. Datemi una carta per questo diavolo. 9 di coppe. Il 9 di coppe, ragazzi, parla anche di vizi, quando diciamo una delle zone d'ombra del 9 di coppe sono i vizi, i sollazzi per capirci, e papa al contrario. Potrebbe essere che questa persona è sposata e voi non lo vediate, voi non lo sapete. Potrebbe essere che la velocità con cui va la relazione da una settimana all'altra vi faccia sentire costretti. Non lo so, come la sensazione che se nella prima settimana siano rose e fiori, nella seconda settimana sono botte da orbi. Per capirci, scusate, cerco un po' di alleggerire la situazione perché qui non è proprio così leggera. Vi confesso che da gestire più che tutto, non che vedo tristezza o disperazione, però è come se doveste essere sottili, furbi nel gestire la situazione con questa persona. Proteggetevi, come vi dice il 4 di Pentacoli, ce l'avete 2 volte. Proteggete la vostra stabilità. Ragazzi, se per caso si tratta di andare a convivere con qualcuno e c'è da mettere dei soldi, vedete che l'altra persona non mette soldi o non ha soldi, cioè, nel senso, pensateci bene, proteggete le vostre risorse, quelle che avete già in vostro possesso. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Wow! Temperanza per la terza volta, come se ci fosse veramente da portare pazienza e morte. Voglio vedere anche il 4 di Pentacoli. Giudizio e 8 di bastoni. Beh, devo dire che qualche comunicazione potrebbe arrivare effettivamente tra il giudizio e l'8 di bastoni, però come l'idea che qui si debba proprio rimettere in equilibrio un rapporto con o la figura paterna o la figura maschile in generale. Perché qui, ripeto, sento come se ci fosse un inizio di stabilità, anche se fosse in famiglia o in relazione a due, c'è comunque qualcosa di stabile, ma si vorrebbe qualcosa di concreto. Non si fa niente, o perlomeno voi non fate niente, o siete come in una fase di osservazione, diciamo così, e questo vostro atteggiamento potrebbe effettivamente far smuovere
le energie di questa situazione o di questa relazione. Come? Facendo crollare certe regole, facendo crollare certe sicurezze. Cioè, se fino ad adesso il non farvi sentire ha fatto sì che l'altro si facesse sentire, è un esempio, perché poi in realtà sento che questa persona si muoverà nei vostri confronti. Però ecco, con 2 volte la torre, la carta del diavolo, ragazzi, c'è un'energia un po' tagliente nella seconda settimana di maggio. Piuttosto evitate la persona, mi viene da dire, così non vi fate troppo male. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ching dell'amore, vediamo che consiglio vi... Ok, 2. L'incontro intimo, carta numero 44, e il viandante, carta numero 56. Allora, vi leggo la spiegazione del libro. Tenete presente che ho comprato libro e oracoli in momenti diversi e che quindi si chiamano in modo diverso, semplicemente. Allora, la carta numero 44 qua viene chiamata il contatto e la spiegazione è: con l'immagine della femmina forte è rappresentata la lenta, sinuosa avanzata dell'avversario. Noi riusciamo persino a osservarla incantati, perché ci sembra impossibile che una tale compiutezza estetica possa essere unita al male. In questo senso, quindi, noi ci facciamo incontro, collaboriamo adesso e gli permettiamo di affermarsi, di installarsi saldamente. Le tentazioni di cui ci parla il diavolo, ragazzi? Bisogna invece porglisi decisamente contro, ostacolarlo subito con decisione, la torre, senza perdersi in fronzoli. Un sano realismo, una considerazione poco fumosa dei problemi morali, è l'unica via che un uomo saggio deve seguire, i problemi morali. Guardate, impressionante come questo oracolo ha riassunto questa zona della lettura. Allora, carta numero 56, che nel libro viene chiamata, adesso arrivo, il viandante. Ok, questa è uguale. Per chi va cercando la sua strada è consigliabile la modestia. Egli è un estraneo fra la gente e nei luoghi in cui passa e non deve avere troppe pretese. Si accontenti di poco, non rifiuti quello che gli altri possono offrirgli e non si troverà male. Si ricordi anche di frequentare soltanto posti e persone onesti. E ritorniamo al diavolo. Quanto alle beghe quotidiane, la persona saggia prende esempio dal viandante, che appare, si ferma poco e se ne va rapidamente. Quindi sia prudente, cauta nei giudizi e non tiri mai in lungo i litigi. Per la serie poco è meglio. Bene, cari amici, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con i commenti, con un like, con la vostra iscrizione o se avete piacere condividete il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!